Ciao, sono Patrizia Nanni, titolare cuoca del ristorante Nuova Roma di Sasso Marconi. Conduco questa attività insieme a mia sorella Marinella e a mio nipote Omar da ben 4 generazioni. Siamo qui per presentarvi un piatto della nostra tradizione, la lasagna alla bolognese. Per la preparazione della lasagna partiamo dal ragù, che è l'ingrediente che ha una cottura più lunga. Si prende la carne di manzo tritata, in questo caso io uso la cartella, della carne di maiale, che può essere la pancetta o il capocollo, poi un trito di cipolla, sedano e carota, sale, pepe, vino bianco per sfumare, un parmigiano reggiano di 30 mesi, conserva di pomodoro, doppio concentrato di datterino e olio di oliva. Si parte facendo soffriggere l'olio d'oliva con gli odori. Quando sono appassiti ci si aggiunge la pancetta tritata. A seguito, dopo 5-10 minuti, il capocollo. Si fa cuocere un po' il tutto, ci si aggiunge la cartella, si fa cuocere ancora per 10 minuti e si sfuma col vino bianco, si lascia evaporare bene, poi si aggiunge la conserva di pomodoro, il doppio concentrato di datterino, sale, pepe e acqua calda che si aggiungerà man mano nella cottura perché dopo deve bollire per almeno 3-4 ore. Alla fine si correggerà di sale e pepe a piacimento. Per fare la conserva in casa servono pomodori pizzuttelli, li lavate, li mettete in un tegame con un goccio d'acqua, li fate bollire lentamente per almeno 3-4 ore fin tanto che non si sono rappresi, ci aggiungete un po' di sale, mescolate bene, poi prendete la macchina o il passaverdura, meglio la macchina da conserva perché espelle completamente le bucce, la passate, la mettete nei vasetti e la fate bollire a bagnomaria col vasetto chiuso per almeno 30 minuti. Questa qui dopo vi dura almeno un anno, così la potete usare di scorta senza problemi. Fatto questo passiamo all'impasto verde della lasagna. Serve farina, uova, spinaci lessati, tritati fini. Si mette sulla spianatoia la farina, ci si butta le uova e gli spinaci assieme, si comincia a impastare, ci vorrà almeno una ventina di minuti, poi dipende un po' dalla stagione, perché se la stagione è umida la sfoglia è molto più morbida, se la stagione è secca si asciuga in fretta e bisogna tirarla veramente velocemente. Una volta impastato si lascia riposare, passata 10 minuti si comincia a tirare col mattarello o se uno non ha la possibilità con la macchina per la stendipasta. Tirata la pasta la tagliamo tutti a quadri più o meno uguali per un fattore di comodità nella comporre poi la teglia per l'infornamento. Fatto questo, intanto che l'acqua bolle, prepariamo la besciamella con burro, farina, noce moscata, sale, pepe e latte. Prendiamo un tegame d'alluminio o antiaderente, ci buttiamo il burro, lo sciogliamo, intanto ci versiamo la farina mescolando con una frusta velocemente e aggiungendo il latte, possibilmente cercando di evitare i grumi. Alla fine mettiamo noce moscata, sale e pepe a piacimento. Facciamo bollire qualche minuto e la nostra besciamella è pronta. Bolliamo tutta la pasta e la stendiamo su un canovaccio o su una tovaglia pulita bianca per asciugare l'acqua in eccedenza. Poi stendiamo un po' di olio, un po' di ciccioli nella teglia e cominciamo con gli strati della pasta. Ci mettiamo uno strato di ragù, uno strato di besciamella e il parmigiano reggiano, poi un altro strato di sfoglia, un altro strato di ragù e un altro strato di besciamella e parmigiano, così almeno per 5-6 volte. Poi dipende dall'altezza che uno preferisce, ma almeno 5-6 strati bisogna farli. Si inforna, una volta finito, a 180 gradi per 30 minuti. Se uno le preferisce un po' più abbrustolite, si possono lasciare dentro qualche minuto in più. Si sforna, si lascia raffreddare un attimo, un 10 minuti,
Si taglia, si sporziona e si serve. E buon appetito! Questa è la nostra lasagna fatta ad hoc. Vi aspetto qui a Nuova Roma con vero piacere. Ciao a tutti, un bacione! Ciao amici di Italia Squisita, sono Antonio Sorrentino, sono a Napoli. Avete visto la lasagna del nord? Adesso faremo la lasagna del sud. A differenza con la pasta del nord, che è una pasta all'uovo, noi usiamo una pasta di semola di grano duro. Vediamo gli altri prodotti, quindi ragù napoletano, le polpettine che avete visto in un altro video precedente, le salsicce, la provola di Agerola, la ricotta di bufala, il basilico, le uova sode, il pecorino e il salame Napoli. Per scoprire la ricetta delle polpettine tradizionali e la ricetta del mio ragù ricco napoletano, cliccate sul link in descrizione. Quindi l'acqua bolle, la saliamo e caliamo la pasta. Questa è una pasta che avrà quasi 20 minuti di cottura. Andiamo a preparare i nostri prodotti, quindi li taglieremo, li prepareremo per assemblare poi la nostra lasagna. Incominciamo praticamente a stemperare la nostra ricotta, gli tagliuzziamo un po' di basilico all'interno, gli mettiamo un po' di acqua di cottura, la schiacciamo per renderla cremosa, gli mettiamo un po' di pepe, ci tagliamo la nostra provola, abbastanza sottile che così si scioglie meglio. Poi tagliuzziamo la nostra salsiccia che abbiamo cotto a forno o in padella, la tagliamo a ronnelline. Adesso le polpettine, li tagliamo a metà. Il salame Napoli, quindi lo tagliamo a dadini. Ci tagliuzziamo le uova sode. Adesso andiamo a vedere se la pasta è cotta. Guardate che consistenza. Chiaramente la dobbiamo raffreddare. Quindi acqua fredda. La asciughiamo. Un po' di formaggio. Così asciuga il resto dell'acqua, un filo d'olio, il nostro ragù come base e adesso foderiamo con la pasta, cercando praticamente di coprire anche i bordi con la pasta. Gli passerei anche un po' di ragù così sporchiamo già la nostra pasta, quindi l'abbiamo foderata intorno e in centro. Prima mettiamo dei ciuffi di ricotta, quindi salsicce, le polpettine, poi mettiamo un po' di uovo sodo, poco di salame, non esageriamo col salame, finiamo con la provola, così la provola ci chiuderà lo strato. Formaggio, basilico e un altro poco di ragù. Quindi così di seguito facciamo altri due strati. Io la incrocerei al contrario, adesso l'abbiamo messa così, incrocerei il contrario. 2 e 3. Ragù. Giusto, sempre dagli angoli verso il centro. E iniziamo da capo con i nostri ingredienti. Come vedete, prima ho messo prima la ricotta e poi gli altri ingredienti, adesso finisco con la ricotta, così quando taglierete il vostro pezzo avrete sempre dei colori diversi. Adesso chiudiamo la nostra lasagna.
Io chiuderei prima i lati lunghi. Passiamo un po' di ragù. Fatelo scendere anche sui lati. Rosso bianco. E formaggio abbondante che fa la crosta. Siamo pronti a infornare. Puliamo un pochino il bordino, perché sennò tende a bruciare. Inforniamo la nostra lasagna a 180 gradi, ventilato per un'ora. Quindi la nostra lasagna sarà bella crostata. Guardate qua, guardate che doratura, no? Appena l'abbiamo sfornata, la tagliamo nelle porzioni che pensiamo di fare, così si asciuga meglio e si raffredda meglio. Quindi facciamo le nostre porzioncine e la lasciamo riposare. Vedete com'è bella? Adesso siamo pronti. Guardate, guardate, eccola. Eccola qua. E siamo pronti a degustarla. Questa è la mia lasagna del sud. Fateci sapere nei vostri commenti quale vi piace di più. Alla prossima ricetta!